nostro grande viaggio, anche questo verso Danimarca, parte da Lago di Garda. I video più dettagliati sono usciti sul canale ormai da un anno, ma questo è il viaggio. Mettetevi comodi, Che si parte! Siamo partiti verso Danimarca con 40 gradi all'ombra. Arrivati in Svizzera la temperatura è scesa soltanto di 1 grado, ma già dopo la galleria di St. Gotthard, leggera più germina, ha reso il viaggio più piacevole. Esperta per la Svizzera, Maya ha preso il controllo della situazione. Stai andando forte, apri tutte le porte, fai entrare il sole. E siamo entrati in Germania e siamo quasi arrivati alla destinazione per stanotte, Rust in Germania. Qui trovate uno dei migliori parchi divertimento d'Europa, Europa Park. Ci siamo fermati nei pressi di Europa Park per una sosta serale, cioè notturna. È proprio bello guidare così, autostrada perfetta, traffico pressoché inesistente di domenica mattina e la foresta nera sulla destra. E invece se da questo punto prendete la strada per andare in Olanda, a questo punto dovreste salire sopra quelle colline lì e passare vicino al circuito di Nürburgring. E incominciano a comparire le prime farme eoliche. E benvenuti in Danimarca. Andiamo, troviamo un posto. Non lo so, sarà dura, Sono venuti a mangiare con noi. Buon appetito! E buon appetito anche a voi! Quando abbiamo pianificato viaggi in Danimarca abbiamo letto sempre che Tonder è un bel parcheggio e poi vai verso le altre destinazioni. Altro che la cittadina carina, è un posto assolutamente da non perdere. Già all'ingresso ci accorgiamo che qui la natura è vista in modo diverso. Qui i caneti fanno parte dell'arredo urbano. Alcuni palazzi potrebbero sembrare più vecchi di quelli che sono. È del 1842. Ma quello che conta è che ci sono piaciuti, soprattutto una via d'altri tempi, perché poi abbiamo scoperto una normalissima via tradizionale che trovate in quasi tutte le città. E che dire della piazza centrale con... Ma dai, c'hanno i bagni in piazza principale, Ma guardate che è fatta tutta di legno, tutte le tegoline sono fatte di legno. O della farmacia. Andiamo a prendere un po' di pane. Con i nostri panifici non è niente a che vedere, il pane è completamente diverso. E a questo punto si parte verso l'isola di Romo. Ci siamo fermati per farvi vedere questo posto spettacolare con tetto in paglia e ora si riparte. Stiamo arrivando alla Kolk, una delle spiagge più famose in Danimarca. Ma guardate che posto, sono veramente contento. Bellissimo! Un bel caffettozzo sulla spiaggia.
Come la danese. La danese. Quel giorno il meteo non era dei migliori, ma prima della fine del viaggio la vedremo anche con il sole. Wow. Un po' ci siamo rilassati, fatto un altro giretto sulla spiaggia, ora pranziamo e andiamo finalmente verso Ribe. Di là. Andiamo a fare un giro a Ribe. Ecco l'indicazione per il centro. Ma che belle casettine. Ma sembra veramente una casettina di una fiaba. Allora, queste case sono belle e carine, ma questo che troviamo dall'altra parte sembra una roba uscita da Harry Potter, sembra una casa di Hogsmeade, è veramente mega storta. Forse così si vede meglio quanto è storto il muro. No, ma questa è ancora più incredibile. Ma quanto si è storta, ma... E poi continua dietro l'angolo, guardate questo ingresso, guardate la trave. Facciamo prima una vista posteriore della cattedrale e come a Tondo vicino alla chiesa abbiamo il bagno. Questo qua è un po' più elegante però. È veramente bello scoprire altre architetture e culture, è una cosa che ti arricchisce tantissimo. E qui siamo in una delle piazze principali. Poi abbiamo imparato che Isbar non è una domanda in inglese se è un bar, ma vuol dire gelateria. Ribe è la città più antica della Danimarca, c'è tanta storia e curiosità soprattutto sulla chiesa e 1000 ricostruzioni del campanile. Ma questo prima o poi ve lo racconterà Ronda Notturna. Noi andiamo avanti. Oggi sarà una giornata parecchio ventosa. Ma speriamo che esca almeno un po' di sole. Questa cosa qua non potevo perdermela. Da questa parte troviamo windsurf, dall'altra parte stanno uscendo con il kite. Ma è un posto perfetto per imparare perché non ci sono le onde e l'acqua è bassissima. Le case praticamente sono incastonate tra le dune, è pazzesco. Che bel parcheggino che hai trovato. Andiamo a vedere la spiaggia. È impressionante il mare, il vento. Questo posto semplicemente indescrivibile e c'è chi fa castelli di sabbia in costume da bagno. Da qui de Sande non avevamo nessuna aspettativa, ma il vento, le onde e le nuvole hanno fatto la differenza. Non si riesce nemmeno a camminare! Oltre alla spiaggia troverete anche i bunker della seconda guerra mondiale. Tutte le spiagge sono piene di bunker in Danimarca. Ho portato la luce. Ora vediamo un po' di panorama di qui de Sande. E dopo qui de Sande un viaggio attraverso i stupendi paesaggi della costa ovest è da considerarsi una delle più belle esperienze del viaggio. Close your eyes. Get some rest. Un po' di vento. Lay your head on my chest. You've had a really bad day. Siamo arrivati a Locken. Intanto andiamo a fare la spesa. Poi magari facciamo anche un giro e magari no. Il mattino seguente siamo partiti verso un faro. Alcuni dicono abbandonato, ma in realtà si tratta di un faro spostato. E queste sono le vecchie fondamenta del faro. Rischiava di crollare e per salvarlo lo hanno spostato utilizzando i binari di tipo ferroviario di qualche decina di metri. Rischiava di crollare perché la duna si è spostata. In quel posto il vento è così forte che gli alberi crescono non in altezza ma verso ovest. E ora vi facciamo vedere come crescono gli alberi. Andiamo a zoomare, si capisce meglio dove parte il tronco e dove finisce la chioma. E dopo aver mangiato un po' di nanna
Il faro è bellissimo, forse non il faro in sé, ma la vista dal faro. Questa è una delle finestre. Andiamo è avanti. pazzesca. Oh. E non solo dal faro, ma anche da sotto il faro, dove potete fare Selfie della vita. Ma dici che il mio cappellino resiste? No, Wow, che vista! è un posto imperdibile per la bellezza della natura. Sì, soltanto che sarebbe meglio venire presto come siamo venuti noi, perché quando siamo arrivati c'erano 3-4 persone, ora sono circa 200 e sicuramente vi godete meglio. Lasciato il faro, proseguiamo direzione Skagen. Stiamo arrivando alle famose dune che si trovano vicino a Skagen. Oggi abbiamo già visitato delle dune, però visto che stiamo passando proprio davanti, valeva sicuramente pena di fermarci e vedere come sono queste. In questa sabbia, per differenza dell'altra, si sprofonda. E stiamo arrivando in cima, ignari del paesaggio che ci aspetta. E alla fine, saliti in cima alla prima duna, ti rendi conto che ci sono altre cime. Come ti pare? Bellissimo. Si intravede il mare. Eh sì, si intravede il mare. Questo posto è consigliatissimo, soprattutto a chi ha bambini. Non li portate più a casa. Intanto ci avviciniamo a una chiesetta sepolta dalla sabbia e ci fermiamo a mangiare prima di andare a Skagen. E come sempre la natura è la cosa più bella che incontri. Non siamo neanche partiti e siamo già arrivati. Allora, quello che voi vedete fuori non è la chiesa, è il campanile, è l'unica cosa che è rimasta non sepolta. La chiesa si trova sotto. Il treno è sempre il treno. Anche qua, come in tante spiagge danesi, si trovano dei bunker. A noi sinceramente i bunker non piacciono, ma quello che ci piace è quella cosa lì. Il mare, la spiaggia. Questo qua è già il Mar Baltico, mentre dall'altra parte è il Mare del Nord. Mare del Nord è quello dove ci siamo bagnati all'isola di Romo. Ma voi che almeno non bagniamo piedi nel Baltico? Oh, porco cane. Pensi che è più freddo? Certo che è più freddo. Ma è trasparente cristallino. Questa è una delle spiagge in Danimarca in quale potete trovare anche le foche, ma oggi non c'erano. Ma per trovarla abbiamo addirittura fatto un salto dal Mar Baltico fino addirittura Mare del Nord. E dopo esattamente 2100 km e 29 ore di guida siamo arrivati alla parte più nord di Danimarca, come abbiamo detto, dove si uniscono i due mari. E dopo aver visitato l'unione dei due mari a Grenen, siamo arrivati a Skagen, che si trova a pochi chilometri di distanza. E nel pieno centro della città abbiamo dei binari. Skagen è una cittadina dove l'architettura vira decisamente verso quella nordica. E qui fanno le caramelle. Wow. È un posto così dolce. Da una parte abbiamo il ristorante di Firenze, dall'altra parte abbiamo la pizzeria napoletana e siamo a Skagen. E ovviamente non potevamo non fare un giro nel porto. Abbiamo finito il nostro giro a Skagen e stanotte si dorme qua, sotto le dune.
Oggi è stata una giornata durissima. Prima siamo andati a vedere il faro, poi siamo andati a vedere... Veramente non ne potevamo più. Siamo venuti in questo posto mega tranquillo, ho fatto alzare il drone e ho visto che il paesaggio è incredibile qui. E andiamo un po' a correre. Qui veramente ti senti un bambino. Oh! Ma quanto è bello questo posto! Andiamo. La casettina sulla spiaggia. E come finire questa giornata se non con un sunset lover? E lasciamo Grenenskagen e bellissimo parcheggio in mezzo alle dune alle spalle. Ci ho lasciato un pezzo di cuore di là e questo vuol dire soltanto che dovrò tornare a riprendermelo. E ora stiamo andando verso Copenaghen. Riding out the waves, all the ebbs and flows used to bring me down. I'm stronger now. Used to toss me about. I'm wiser now. E questo qua è il ponte che abbiamo appena percorso. Ogni tanto si può fare il giro anche in una città normalissima e scoprire questo. Ed eccoci qua, finalmente siamo arrivati a City Camp di Copenaghen. È una sistemazione che secondo noi merita, perché si trova vicino al centro della città, bastano 2,5 km per arrivare, ma potete affittare anche le bici se non avete le vostre o se non vi piace camminare. Avete le docce che si trovano in un container e avete anche la corrente, anche se i cavi sono veramente volanti. Ci sta. Ci sta. E a questo punto non perdiamo tempo e con una leggera passeggiata arriviamo a Copenaghen. Magari dopo ci torniamo a mangiare qualcosa. Copenaghen è una grande città con il centro turistico relativamente piccolo. Stato della Sirenetta e il canale principale Nyhavn sono i posti più affollati. Amanti dei parchi divertimento non dovrebbero mancare Tivoli. A Tivoli si trova il parco divertimenti più vecchio del mondo, del 1843, ma non è tutto. Dentro c'è anche l'ottovolante più vecchio del mondo, di legno, ancora funzionante. Abbiamo preso una salsiccia tipica per Copenaghen con cipolla, cetriolini e una roba indefinita, però adesso la assaggiamo. Veramente non pensavamo, ma era così buono che l'abbiamo mangiato in silenzio. A noi è piaciuto anche il teatro, soprattutto le prove esterne. È vero, non avevamo intenzione di filmare, però non potevamo non filmare questo bar ambulante. Com'è?
Devo dire buono, hanno imparato a farlo. E ora andiamo verso Cristiania. Cristiania è una città dentro la città, nasce negli anni 70 quando un gruppo di hippie decise di occupare una vecchia base militare e decise di creare una città propria. Però si vede che di base, di buono qualcosa c'era, perché la città continua a funzionare e nel 2011 sono riusciti addirittura a comprare tutto il terreno della città. Qua valgono le loro regole, quindi dobbiamo attenerci. Comunque ci sono trasferiti anche molti artisti. Il quartiere è pieno di artigiani, per esempio qua fanno questi tipici carrettini per trasportare di tutto e di più, soprattutto i bimbi. E di qua si va dalla donna Fabbro. Uomini, donne, donne, uomini. Ma poi che differenza fa? E qui c'è negozio se volete acquistare. Questo è bar. Invece questo sono i bagni. Ma che bella via che è questa! Un pezzo di Tibet. Tornati, ora mi tocca togliere 7 giorni di moscerini. Attraversando il ponte lasciamo Zelandia e andiamo verso Langeland. Langeland è un'isola che si trova a sud tra Odense e Copenaghen. E ci siamo fermati a bere un caffè con vista. Non c'è molto da vedere, Oh, che bella volta naturale! ma qualche giorno di pace dopo Copenaghen ci vuole. Maggior parte dei paesini che abbiamo attraversato oggi sembrano le città fantasma, non ci sono nemmeno le macchine. Abbiamo trovato un bosco centenario con un castello di mattoni rossi, ma si tratta di un bosco incantato Sei così piccola. che dopo un giro ci ha buttato fuori. Non ci credo, ma siamo tornati all'ingresso. Questo è un vero horror. E siamo arrivati a Rudkobing. Ci siamo fermati a Rudkobing per una spesa. Una cittadina con tipiche case danesi. Sono veramente carine. Un porto con un silo per grano di fronte alla marina e una fiducia verso il prossimo a noi sconosciuto. Faccio notare che il fioraio è chiuso, però potete prendere i fiori, quello che vi serve, e pagare con MobilePay. E ora anche noi faremo il nostro primo acquisto onesto, cioè quello sulla fiducia. Hai messo abbastanza? Sì. Prugnetine. Ciliegine. Dolcissima. Adesso torniamo con altri soldi. Sì. E prendiamo altre prugne. Alla fine abbiamo dormito sulla spiaggia, ma quello non è una novità. E c'è anche il ponte. Non tutte le sere si può dormire nei posti così, però oggi siamo stati fortunati. Say hello. Hello. Ma prima di intraprendere la definitiva direzione sud, saliamo ancora un po' a nord per farvi vedere le pietre runiche e parlarvi di una cosa della quale ancora non abbiamo parlato: i vichinghi. Danimarca è terra dei vichinghi e a Jelling si trova il sito archeologico più importante. All'interno si Trovano i 2 tumuli dove sono stati sepolti i vichinghi e si può salire sopra, però questa scala è riservata al re. E andiamo su. Tutti quei pali che girano attorno a tutto il sito una volta erano di legno e servivano proprio per proteggere le tombe. Lì davanti, dove vedete che c'è la prua di una nave fatta oggi con le pietre, una volta c'era la prua della nave fatta di legno e lì serviva per aiutare i morti che erano sepolti lì a viaggiare più facilmente verso i dei della Valhalla.
In questa pietra runica eretta da Re Gorm per sua moglie, prima volta si nomina Danimarca. Invece la pietra runica più grande dietro di me è stata eretta da Haraldo, Dente Azzurro, cioè Bluetooth, dove lui si dichiara re della terra e dichiara che Danimarca diventerà cristiana. Quindi questo qua è il certificato di nascita della Danimarca. Siamo veramente contenti di aver visitato questo sito storico così importante per Danimarca, ma però dovete un po' informarvi prima, se no rischiate di vedere una chiesetta e 2 accumuli di terra. Anche se piove lasciamo Charlie al parcheggio e andiamo a vedere una cosa. Siamo venuti a vedere la Lego House. Qui a Billund si trova anche il primo Legoland a pochi chilometri da qua. È ovvio che per entrare dovete acquistare un biglietto, ma anche l'ingresso è divertente. Sono le statue di Lego un po' ovunque. E qui c'è la macchina che produce i mattoncini. Ora facciamo un giro nello shop. È come tutti gli altri, anche noi abbiamo fatto shopping compulsivo, però... Finita questa esperienza, andiamo avanti fino alla prossima destinazione. E non potevamo andare via dalla Danimarca senza vedere Isola di Romo con il sole. Coffee time! E ora si cambia spiaggia. C'è chi fa volare aquiloni e c'è chi porta a spasso i ragni. Ma per arrivare in spiaggia c'è una salita. Ma guarda. C'è la gara di non so come si chiama. E da Danimarca è tutto, ma noi domani andremo in un'altra location in Germania, ma questa è già un'altra storia. Se questo e gli altri video vi siano piaciuti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Lasciateci anche qualche commento e venite a trovarci sulla nostra pagina Instagram. Ciao e a presto! Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.